Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria del duodeno. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la sua forma, il suo volume, i suoi mezzi di fissità, i vasi e i nervi che lo circondano, i rapporti che intercorrono fra il duodeno, gli altri organi e il sistema muscoloscheletrico. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica del paziente affetto da disturbi del sistema digerente. Il duodeno è l'organo che fa seguito allo stomaco e che si estende dal piloro fino all'angolo duodeno-digiunale. Possiamo descriverlo come formato da 4 porzioni. Una prima porzione obliqua dal basso verso l'alto che si estende dal piloro fino al collo della cistifellea. Una seconda porzione discendente e verticale che si estende dal collo della cistifellea fino alla parte inferiore della testa del pancreas. Una terza porzione orizzontale che fa seguito alla precedente fino al punto in cui questa incrocia i vasi mesenterici. Una quarta porzione leggermente obliqua dal basso in alto che si estende dall'incrocio con i vasi mesenterici fino all'angolo duodeno-digiunale. Quello appena descritto è il duodeno più facilmente reperibile. Ovviamente esistono anche altri tipi di duodeno, quello ad esempio in cui tra una porzione e l'altra gli angoli sono poco marcati, come accade nel bambino, oppure quel tipo di duodeno in cui tra una porzione e l'altra gli angoli sono così marcati da far sparire completamente la parte orizzontale del duodeno e presentare il cosiddetto duodeno dalla forma a V maiuscola. La lunghezza totale del duodeno è di circa 25 cm, 5 per la prima porzione, 8 cm per la seconda, 6 per la terza e circa 6 per la quarta. Per trovare e valutare il duodeno è molto importante partire dai giusti punti di repere. Il primo punto di repere è il piloro, che hai già imparato a reperire nel video precedente. Il secondo punto di repere è la cistifellea. Per trovarla ti basterà tirare la linea paracentrale, che è quella linea che parte dal terzo medio della clavicola, nel punto in cui questa incrocia la decima costa. Il duodeno occupa poi uno spazio a sinistra compreso fra 4 dita trasverse rispetto alla linea mediana. A destra invece occupa uno spazio più piccolo compreso fra 3 dita trasverse rispetto alla linea mediana. Il quarto ed ultimo punto di repere è la giunzione duodeno-digiunale, che si trova a circa 2 o 3 dita trasverse rispetto al punto in cui la linea emiclaveare incrocia la linea ombelicale, oltre la quale un duodeno sano non dovrebbe scendere mai. Ora che hai individuato il duodeno nella sua forma reale, sei pronto a valutare l'elasticità dei suoi mezzi di fissità. I test che ti mostrerò appartengono molto di più alla cultura osteopatica ed è bene che tutti li conoscano perché unire le conoscenze rafforza le competenze. Il duodeno del vivente infatti è molto più mobile rispetto a quello del cadavere ed è tenuto in posizione dai suoi vasi, dai suoi nervi e da pieghe del peritoneo che vanno a formare dei veri e propri legamenti, come il legamento epatoduodenale. Questi legamenti sono molto importanti perché oltre a dare sostegno permettono al loro interno il passaggio dei vasi e dei nervi destinati all'organo. Ricorda che come tutte le sierose possono rispondere ad offese di carattere chirurgico, tossico e infettivo e attraverso la produzione di un essudato infiammatorio andare a riportare delle aderenze che possono compromettere la mobilità dell'organo, la sua circolazione sanguigna e la regolazione degli impulsi nervosi. I mezzi di fissità del duodeno sono i seguenti: il legamento epatoduodenale, che collega il duodeno al fegato e alla cistifellea, il dotto coledoco e il dotto pancreatico, che sboccano all'interno della porzione discendente del duodeno attraverso lo sfintere di Oddi. Il duodeno è poi tenuto in sede dai propri vasi e dai propri nervi, oltre che dal muscolo di Treitz,
un fascio di muscolatura liscia che parte dall'angolo duodeno-digiunale per andarsi ad inserire sul pilastro sinistro del diaframma. Per effettuare un test di elasticità del legamento epato-duodenale dovrai posizionarti dietro al paziente seduto. Una volta trovata la decima costa sulla linea paracentrale, posiziona 2 dita a destra e 2 dita a sinistra rispetto alla cistifellea. Utilizzando la leva del paziente, fai scivolare le dita posteriormente per testare l'elasticità del legamento epato-duodenale. Sensazioni di rigidità o dolorabilità da parte del paziente possono stare ad indicare una tensione a livello del legamento epato-duodenale, importantissimo perché contiene al suo interno il dotto coledoco, l'arteria epatica, la vena porta, oltre che il ramo epatico del nervo vago sinistro. Ricorda che quest'area risulta dolorabile anche in caso di problematiche della cistifellea. Per localizzare esattamente lo sfintere di Oddi, il punto in cui sboccano il dotto pancreatico e il dotto coledoco, devi prima trovare la porzione discendente del duodeno. Ti consiglio di partire lateralmente dal colon ascendente verso la linea mediana. Sentirai infatti un cambio di consistenza da più morbido a più turgido. Quello sarà il punto esatto in cui avrai lasciato il colon per trovare il duodeno. Ora posiziona i tuoi pollici a livello del bordo mediale del duodeno discendente. Anche se in misura minore, come per il piloro, potrai avere la sensazione di un piccolissimo bottone sotto le dita. Testa delicatamente l'elasticità e la dolorabilità dell'area. Questa è una zona molto delicata e sensazioni spiacevoli da parte del paziente potrebbero indicare una problematica nell'area dello sfintere di Oddi, del dotto coledoco o del dotto pancreatico. Il legamento di Treitz è una struttura molto profonda e per testarlo avrai bisogno del paziente in decubito laterale sinistro. Posiziona 2 dita, una sopra e una sotto l'angolo duodeno digiunale e usa la leva del paziente per andare più in profondità possibile verso il pilastro sinistro del diaframma. Sensazioni di rigidità o dolorabilità da parte del paziente possono stare ad indicare una tensione a livello dell'angolo duodeno digiunale, del legamento di Treitz o della radice del mesentere. Ti ricordo che i pilastri del diaframma si inseriscono a livello delle prime vertebre lombari e che scambiano molte fibre con i relativi dischi intervertebrali. Questa relazione meccanica fra pilastri del diaframma, legamento di Treitz, radice del mesentere e colonna lombare è il motivo per cui una problematica duodenale o dell'intestino tenue può essere alla base di una lombalgia. È molto importante quindi nel mal di schiena non limitarsi a valutare solo gli esami diagnostici della colonna vertebrale, ma indagare anche se ci sono eventuali problematiche viscerali. Le arterie del duodeno sono dette arterie pancreatico-duodenali superiori e arterie pancreatico-duodenali inferiori, che provengono rispettivamente dall'arteria epatica comune, di cui abbiamo già parlato nel video precedente sul tronco celiaco, e dall'arteria mesenterica superiore che imparerai a reperire nel video successivo sull'intestino tenue. I nervi del duodeno provengono dal simpatico toraco-lombare e dal parasimpatico vagale, quindi principalmente sia attraverso il plesso celiaco che attraverso il plesso mesenterico superiore. È importante considerare ogni porzione del duodeno per le sue specifiche caratteristiche. Ad esempio, la prima porzione del duodeno è quella più soggetta alle ulcere duodenali, visto il suo stretto rapporto con l'antro pilorico e la sua relativa acidità. La seconda porzione del duodeno è quella invece più dipendente dal sistema biliare e dal sistema pancreatico,
avendo appunto lo sfintere di Oddi, all'interno del quale viene riversato quasi 1 litro di bile e quasi 2 litri di succhi pancreatici ogni giorno. La terza porzione del duodeno è quella invece più soggetta a problematiche di tipo traumatico e occlusale, in quanto è già stretta all'interno di una pinza vascolare formata dall'aorta posteriormente e dalla mesenterica superiore anteriormente. La quarta porzione del duodeno è quella invece che più rassomiglia all'intestino tenue per il suo stretto rapporto con l'angolo duodeno digiunale e con la radice del mesentere. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.